Prima tappa dedicata alla storia della carrozzeria Touring raccontata da Cristiano Luzzago. Non potevamo non chiudere in bellezza con il mito del biscione. Alfa Romeo 2006 Spider. In questa terza puntata dedicata alla carrozzeria Touring presentiamo l'Alfa Romeo 2006 Spider. La 2006 è l'evoluzione della 2000, che fu il primo modello prodotto da Touring per Alfa Romeo. Il primo tipo è la 2000 e quando viene presentata dalla carrozzeria Touring è in alluminio, seguendo la tradizione del brevetto superleggera che sempre ha contraddistinto le Touring. Invece, dopo i primi modelli prototipi prodotti, l'Alfa Romeo decise per questione di costi di utilizzare una scocca in acciaio. Infatti, sia le 2000 che le 2006, che sono contraddistinte sempre dall'emblema con le due alette Touring sul cofano, differentemente da altri modelli che abbiamo visto in precedenza come la Flaminia, la Maserati 3005 o l'Aston Martin, che non era Touring ma era comunque superleggera, non ha indicato il logo superleggera, che era appunto quello che distingueva le carrozzerie in alluminio. Quindi nella produzione Touring noi abbiamo tre tipologie di marchi sui cofani. Il marchio Touring, che evidenzia le vetture prodotte da Touring ma non superleggera, con carrozzeria in acciaio. Il marchio superleggera, che contraddistingue le vetture prodotte su brevetto Touring ma non costruite dalla carrozzeria Touring, come l'Aston Martin. E il marchio Touring abbinato alla scritta superleggera, che contraddistingue le vetture prodotte da Touring con superleggera. La 2006 segue il modello 2000 ed è contraddistinta esternamente da alcune modifiche stilistiche, anche queste richieste da Alfa Romeo per ridurre i costi di produzione, che consistono nel paraurto intero. Viceversa nella 2000 erano due segmenti, uno a destra e uno a sinistra, in una griglia più semplificata, fanalerie leggermente diverse. Il cofano soprattutto è quello che denota la presenza del motore 6 cilindri invece del 4 cilindri, perché la presa d'aria è un po' più grande ed è singola e consente meglio l'alloggiamento del motore. Viceversa nel 2000 c'erano due prese d'aria, distanziate per i modelli europei e ravvicinate per i modelli destinati al mercato americano. La mancanza dei profili superiori delle portiere, la mancanza delle bocchette, finte bocchette laterali, l'inserimento dei deflettori che nel 2000 non c'era e una rivisitazione completa dell'interno con dei sedili di maggiori proporzioni, più confortevoli, e dell'inserimento dei due posti per i passeggeri posteriori. Il cruscotto viene completamente ridisegnato e, diversamente dal modello precedente che era pitturato in nero opaco, viene rivestito in vinile. La capote, che qui non vediamo perché è stata aperta, viene modificata nella sua struttura e viene rialzata leggermente per consentire un maggiore alloggiamento ai passeggeri posteriori. Per quanto riguarda gli altri dettagli, la linea della carrozzeria rimane pressoché invariata, mantenendo gli stilemi e le caratteristiche che Touring ha sfruttato in questi anni, cioè delle fiancate molto pulite, senza orpelli come andavano di moda all'epoca, riferendosi alle produzioni americane, dalle quali Touring non si è mai voluto accostare, e quindi in linea con la produzione delle altre vetture di altri marchi. L'introduzione del motore 6 cilindri 2006 nell'Alfa Romeo Touring Spider porta questo modello ai vertici della gamma. Infatti il motore precedentemente installato, cioè il 2000 4 cilindri bialbero, non era che un derivato del motore 1009 che ha equipaggiato le vetture Alfa Romeo nel corso degli anni 50. Questo motore invece consente di equiparare questo modello a vetture di alto rango, quali le Maserati, quali le Ferrari, e poteva tranquillamente competere con questo 6 cilindri anche con vetture estere come le Jaguar 6 cilindri, eccetera.
Motore molto bello anche esteticamente, anche questo come altri 6 cilindri di produzione italiana, equipaggiato da una batteria di 3 carburatori, in questo caso dei Solex, e una vettura che consentiva ottime prestazioni su strada e un ottimo stile di guida.